Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, Davide Di Santo mi ha mandato questa scheda Haier con errore E7. Mi ha detto anche che la scheda è stata sostituita con una nuova, essendo in garanzia. E quindi questo certifica che è sicuro che questa scheda sia guasta. Adesso, l'errore E7 è un errore di comunicazione. Ho già fatto dei test, ho trovato il problema che effettivamente sta sulla comunicazione. L'errore E7, come ho detto prima, è un errore di comunicazione su Haier, e ho anche realizzato uno schema che andrò a spiegare di come funziona la comunicazione. Nel frattempo andrò a recensire la scheda, giusto per darvi un po' di conoscenza di come funziona e quali sono i pin LNS. Bene, abbiamo due pin che sono N. Questi due pin sono in comune tra di loro, quindi sono due pin N neutro. Questo è il pin S della comunicazione, questo è il pin della massa e il pin L fase. Abbiamo una parte di filtraggio con un NTC. Dopo il ponte diodo abbiamo la 300 volt, un condensatore elettrolitico da 400 volt. Qui abbiamo un oscillatore che va a switchare sul trasformatore per avere il secondario. Questo oscillatore è un A605-9H SK862, quindi se non mi sbaglio la sigla esatta per trovare datasheet è questo qua, SK862. Mi avvicino un po', vediamo se si riesce a intravedere la sigla. Vabbè, sul secondario, su questo diodo D008 abbiamo l'uscita della 12 volt che va ad alimentare tutti i relè. Ci abbiamo 1, 2, 3, 4 relè. Qui abbiamo il connettore che va ad alimentare il motore brushless, il fan interno, due fotoaccoppiatori per la comunicazione con l'unità esterna. Qui abbiamo vari connettori per quanto riguarda il motorino passo passo, le sonde, il buzz e il microcontrollore, che non solo va a comunicare con l'unità esterna, ma va anche a controllare tutti i parametri e va anche a controllare il fan motorino interno, cioè ventilatore interno. Prima di vedere lo schema, per avere indicazioni sul settore della comunicazione, sappiate che il settore è questo qua, e tutto questo con gli optisolatori e i due relè che vi spiegherò cosa servono. Cioè, in pratica tutta questa zona qua va testata, ok? Bene, e tutta quella zona che vi ho indicato sulla scheda l'ho riportata qui su questo disegno. Allora vi spiego un po' come è fatto il disegno. Abbiamo i pin L, N, S. Qui li ho riportati nuovamente perché questi relè hanno dei compiti importanti che poi andrò a spiegare. Qui ho riportato un po' di spiegazione a cosa servono i relè. Qui abbiamo i due fotoaccoppiatori che tramite il micro manda la comunicazione sui fotoaccoppiatori, che
separa le due alimentazioni, perché questa alimentazione del micro è di 5 volt, mentre invece l'alimentazione dall'altra parte dei fotoaccoppiatori è di 24 volt, e quindi questi fotoaccoppiatori fa in modo che queste due tensioni non si incontrano, non si incrociano. Ritorno sulla scheda e vi indico i fotoaccoppiatori, sono questi due, ok? Che sul disegno li ho riportati qui. Quando la scheda verrà alimentata, questo relè K3 si chiuderà, la corrente trapasserà queste due resistenze in parallelo, avrà un battimento di tensione in cui passerà questo diodo, la corrente verrà raddrizzata e passando da questo zener la corrente verrà stabilizzata. In parallelo abbiamo una resistenza da 100k R12, un condensatore a lenticchia C8 da protezione e un condensatore elettrolitico E4. Manda degli impulsi di comunicazione sul fotoaccoppiatore. Il fotoaccoppiatore che è alimentato a 5 volt, gli arrivano gli impulsi sul transistor, sulla base del transistor, in cui rilascerà il negativo, questo sempre sotto forma di impulsi. Il LED all'interno del fotoaccoppiatore si accenderà che andrà a lampeggiare e manderà degli impulsi sull'altra parte del fotoaccoppiatore, tenendo presente che i fotoaccoppiatori sono, come dicevo prima, sono distaccati, cioè i 4 piedini non sono collegati tra di loro, 2 fanno parte di questa tensione di 5 volt e altri 2 fanno parte della tensione del lato 24 volt circa. Ovviamente quando il micro manderà l'impulso, questo impulso in pratica è fatto in questa maniera, quindi alto basso 0 1 0 1, quindi è fatto in questa maniera. Quando è a 0 è 0 volt, quando è a 1 è 5 volt. Questi impulsi che arrivano sul fotoaccoppiatore vengono trasmessi dall'altra parte del fotoaccoppiatore, in cui la 24 volt tramite dei cicli di impulsi che manderà sull'unità esterna, e tramite questi impulsi è come se mandasse dei codici all'unità esterna che poi il micro dell'unità esterna andrà a decifrare. Sul micro il piedino numero 60 sarà trasmettitore TX, mentre invece il piedino 59 è RX ricevitore, perché dal KOS riceve anche i dati dell'unità esterna, tramite poi questo fotoaccoppiatore sarà trasmesso al microcontrollore. Questo circuito serve non solo per abbassare la tensione fino a 24 volt, ma anche per stabilizzarla in DC. Questi due relè hanno una funzione importante. Normalmente sono aperti, ma quando accendiamo da remoto il K1 si chiuderà e per pochi secondi manderà il neutro su S, sul cavo S. Questo fa in modo che alimenti il relè dell'unità esterna per alimentare la scheda esterna. Dopodiché il relè K1 si aprirà e si chiuderà il K5, che in neutro insieme alla fase si avrà una tensione di 24 volt, come ho detto prima, pulsante.
I dati, come dicevo prima, verranno mandati dal microcontrollore in onda quadra da scala 0,1 e quindi da esse si riceverà la comunicazione. Mettiamo la scheda qui perché voglio farvi vedere dove sta il problema. Questo è il pin S, eccolo qua. Questo è il pin S di comunicazione. Qui abbiamo questa resistenza da 2K. Dopodiché abbiamo il diodo che è questo qua, e i due fotoaccoppiatori. Su questo circuito sta il problema, che come ho detto prima c'è un abbattimento di tensione e quindi c'è anche un surriscaldamento dei componenti, in più la corrente viene anche raddrizzata. Adesso andiamo a vedere lo Zener, che questo qua è RZD4 ed è in corto, e anche la resistenza da 100K che in parallelo ovviamente ci darà corto. Anche questo condensatore di protezione a lenticchia è in corto, e anche il condensatore elettrolitico, che è questo qua, E4, è in corto. Allora, io partirei dal condensatore perché secondo me è lui che va a lavorare con carica e scarica. Questo condensatore lavora tantissimo, quindi andrei a togliere questo condensatore per vedere se è in corto. Dopodiché passiamo a questo condensatore a lenticchia C8 e anche lo Zener. Quindi uno di questi tre componenti è guasto. Andiamo a rimuovere il condensatore. Ok, condensatore rimosso. Ripeto, il condensatore è questo, è 4, e andiamo a vedere se è in corto, ed è lui, il guasto. Guardate un po'. Come ho detto prima, questo condensatore lavora tantissimo. Il corto in effetti non c'è più. Andiamo a vedere sul condensatore a lenticchia, anche qua è sparito. Sullo Zener mettiamo in test diodo, ok, ci dà aggiunzione come normale sia, perfetto. Vediamo la resistenza, 100K, ok, perfetto. Quindi basta sostituire questo condensatore, che è un condensatore da 100 microfarad 50 volt, e grazie anche allo schema che serve non solo per capire come funziona la comunicazione, ma aiuta anche a trovare il problema prima possibile. Beh ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche in modo che rimaniate aggiornati quando caricherò un nuovo video. E da Mimore Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.